Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Macedonia-Italia 1-1, si complica ulteriormente il cammino degli azzurri verso la qualificazione agli europei, anche se è vero che dobbiamo giocare altre 5 partite ancora, quindi ci sono 15 punti in palio, però nessuno ti regalerà mai niente e gli incroci sono tutti quanti complicati. Poi vista l'Italia di ieri c'è da preoccuparsi anche nell'immediato per la prossima partita contro l'Ucraina. Andiamo ad analizzare cosa è successo, perché è un'Italia dai due volti, è un'Italia discreta, quasi buona nel primo tempo, nel secondo tempo vuoi una condizione fisica credo che è calata o vuoi un'Italia che si è abbassata per mantenere questo gol di vantaggio. Errore madornale, perché come ti abbassi anche se giochi con squadre di categorie inferiori, puoi assolutamente prendere gol. Ne parliamo in questo video ragazzi, perché c'è da analizzare qualcosina dal punto di vista tattico e dal punto di vista degli elementi scelti. Bisogna un attimo fare un po' di chiarezza. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, come avete vissuto voi questo pareggio che sa di sconfitta più che altro, perché il punto sì, può essere fondamentale alla fine del girone, ma a livello di convinzione è un altro passo indietro. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico qualcosa. Allora, perché ho detto un'Italia diversa tra primo e secondo tempo? Perché nel primo tempo gli automatismi che vedevamo a Napoli, o almeno qualche spunto di quegli automatismi con i due terzini che vanno verso l'interno e si propongono a mo' di mezzala, ha funzionato, stava funzionando, qualche lancio anche a scavalcare la linea difensiva per trovare la punta direttamente con un lancio dai 40 metri. Azione anche quella che stava funzionando, solo che ci serve una punta di conseguenza, assolutamente, perché per amor di Dio, per tutto il bene che posso volere a Immobile, per tutto ciò che ha fatto nella carriera, ha fatto tantissimi gol, non lo mettiamo in dubbio, però purtroppo io lo vedo in fase calante. Ditemi voi se mi sto sbagliando o meno. Fatto sta che in primis non possiamo dare le colpe a Spalletti, perché in 3 giorni eh, non si può fare praticamente niente a livello tattico, puoi solamente amalgamare un gruppo a livello mentale, cercare di scendere in campo facendo appunto gruppo e vincendo la partita, che poi a livello tecnico e tattico doveva essere più che abbordabile contro una squadra sulla carta inferiore. Ma sulla carta queste squadre sono realmente inferiori, perché secondo me noi ci giochiamo veramente l'europeo a pari di Svizzera, Polonia, nazioni così che hanno una squadra non di altissimo livello, però che voi con qualche circostanza favorevole se la possono anche giocare, perché è così che vedo l'Italia. Non c'è più quel dominio, non c'è più il clamore di essere l'Italia, non c'è più la paura degli avversari nel venirti ad affrontare, perché ovviamente negli ultimi anni hai fatto pietà. Comunque a livello tattico, a parte i due terzini che è andata bene nel primo tempo, comunque un gioco abbastanza buono, al di là di un terreno di gioco che nemmeno in terza categoria si vede in Italia. Facciamo i complimenti all'UEFA per l'organizzazione di queste competizioni in stati che sono poi propensi al gioco palla a terra, al calcio veloce, si può fare di tutto. Ieri il portiere della Macedonia ci stava rimettendo un ginocchio andando in scivolata sul pallone, si è pinzato il ginocchio nel terreno di gioco e ha fatto una capriola stranissima, cosa che non si può e non si deve vedere né a questi livelli e né tantomeno io lo tollero in categorie minori, perché per me avere uno stadio con un manto erboso quantomeno a norma dovrebbe essere la BC, ma non lo è per l'UEFA a quanto pare, che guarda solamente i diritti televisivi, quante più partite possiamo fare, facciamo la Champions a 60 squadre, facciamo tutto quello che volete e poi ci ritroviamo a giocare su campi di patate, perché quello di ieri era un campo di patate, sembravano quei campi dove i cavalli vanno a defaticare al trotto
dopo al limite una corsa, pieno di buche. Quindi possiamo sì esaminare il livello tattico, però dobbiamo considerare anche il campo. Pesantissimo, in primis, correre su un campo del genere. Abbiamo visto Mancini togliersi tutta la terra dai tacchetti, Politano che si lamentava in continuazione, rimbalzi del pallone strani. Non è un alibi, ma è un fattore da considerare assolutamente. Nel secondo tempo l'Italia si è slegata, forse per un calo di condizione fisica, non lo so. Comunque il centrocampo ha cominciato a fare acqua da tutte le parti e la linea difensiva dell'Italia è rimasta sulla linea dell'area di rigore. Per troppo tempo la Macedonia ha preso fiducia, Elmas su tutti, il migliore in campo per i macedoni. Comunque ha messo in difficoltà la linea difensiva, abbiamo subito qualche inserimento di troppo. È arrivato il gol su calcio di punizione. Allora, sul gol c'è da dire una cosa su Donnarumma e l'altra su Zaniolo. Mi direte, ma Zaniolo quello è entrato in campo, cercava di saltare l'avversario, sì, però nella fase difensiva, caro Zaniolo, hai fatto 3 falli in 5 minuti. Al limite dell'area te lo devi assolutamente risparmiare e in fase di copertura è ovviamente un esterno d'attacco che non ti può rendere come un Politano, non ti può rendere come lo stesso Lozano che stava a Napoli, perché Politano e Lozano in fase di copertura erano altrettanto bravi quanto lo erano poi nell'impostare, Lozano nel saltare l'uomo, eccetera, eccetera. È una cosa che Zaniolo dovrà migliorare. Mi auguro di sì, perché nel calcio di Spalletti c'è bisogno assolutamente dell'esterno d'attacco che torna dietro e va a coprire alcune ripartenze della squadra avversaria, visto che sei in completa pressione con 8 calciatori su 10. C'è bisogno di fare questa molla e la devi saper fare. Zaniolo non la sa fare ancora, ma non l'ha mai fatta, è sempre stato un esterno prettamente offensivo con un neo, diciamo, difensivo nelle caratteristiche. Zaniolo non doveva fare fallo, Donnarumma doveva fare il portiere per almeno per far valere tutti i soldi che ha preso di ingaggi in questi anni. Donnarumma sono 2 anni che fa, passatemi il termine, cagate assurde in porta, cagate assurde, prende dei gol che non si spiegano, fa un paratone all'incrocio, poi 5 minuti dopo, allora vuol dire che con la testa non ci stai al 100%, così come ieri. Tu metti la barriera su un calcio di punizione, posizione pericolosa, assolutamente. Barriera, il tipo steso dietro la barriera, non lo so come lo chiamano, il coccodrillo, una cosa del genere. Comunque hai anche un calciatore steso dietro la barriera, ti metti dietro alla barriera senza vedere partire il pallone o senza avere la possibilità di vederlo partire. A maggior ragione che tu hai il coccodrillo steso dietro la barriera e non puoi sbirciare tra le gambe dei calciatori che hai messo davanti al pallone, devi spostarti in qualche modo, devi guardare il pallone quando parte, tanto è vero che parte la punizione e se andiamo a rivedere il replay, Donnarumma fa un passettino verso la sua destra perché credeva che la palla arrivasse al di sopra della barriera e dall'altro lato, e invece c'è una sassata sul palo suo e prende il gol in maniera superficiale, diventi un pollo. Quello è un gol da pollo per i fondamentali del portiere, per ciò che ti insegnano nelle scuole calcio da quando sei bambino. Non si possono prendere gol del genere in competizioni di questo livello e a questi livelli, soprattutto da un portiere decantato, 10 milioni all'anno, io ne voglio 12, 8 sono pochi. Io nemmeno 80.000 lire ti davo, carissimo Donnarumma, ma veramente non esiste. Negli ultimi 2 anni, buio totale. Facciamo giocare Vicario, facciamo giocare Meret, facciamo giocare Provedel. Ci sono i portieri in Italia, non andiamo per sentito dire o per meccanismi automatici tra una gestione tecnica e l'altra. No, basta, Donnarumma, hai fatto la cagata, via, in panchina, giocherà Vicario, giocherà Meret. Forse fa bene anche al calciatore stesso riflettere un momento, mi ha messo fuori perché ovviamente ho fatto una stronzata madornale, la Macedonia comunque pareggia la partita, rischiamo anche di perderla
Se la partita fosse durata altri 10 minuti, l'Italia avrebbe perso tranquillamente la bussola. Assolutamente, forse perdevi pure la partita. Cosa non ha funzionato nel secondo tempo? Secondo me non ha funzionato il centrocampo, gli inserimenti dei terzini non hanno funzionato più. Serve una punta, sì. Mi direte c'era Scamacca, non poteva giocare Scamacca. Secondo me Scamacca non è nemmeno poi diciamo colui che venga e risolva tutti i problemi dell'Italia, perché poi Immobile non è che lo possiamo buttare proprio nel cesso, assolutamente. Però se dobbiamo puntare poi su Scamacca, io non sono per niente un estimatore del calciatore, non mi piace come stile di punta, poi che possa essere efficace, lo dimostrerà in campo. Mi esprimo solamente dati alla mano, partite giocate alla mano, perché non posso dire che poi Scamacca è un pacco esagerato se non l'ho visto ancora in azione in nazionale, salvo poche uscite. L'abbiamo visto ben poco, sì. Può darsi che sia la punta che risolva per il gioco di Spalletti, è più alto, può spizzare di testa, forse può fare reparto più da solo rispetto ad un Immobile o anche a un Raspadori. Vedremo, poi il tempo è galantuomo e lo vedremo solo vivendo. Se sarà il plus di questa Italia, una punta, Scamacca o chi per lui, ma il problema secondo me sorge a centrocampo. Spalletti deve trovare i tre centrocampisti giusti, perché viene da sé che a Napoli avevi Lobotka, Anghissà e Zielinski, che non sono gli stessi calciatori. Cristante, Tonali e Barella non sono per niente gli stessi. Né Tonali ha le caratteristiche di Zielinski, né tantomeno Barella ha le stesse caratteristiche di Anghissà, né tantomeno Cristante riesce a fare il regista come lo faceva Lobotka. Sono meccanismi e automatismi che arriveranno, e mi auguro per l'Italia che arrivino già dalla prossima, perché l'Ucraina, forte dei 7 punti nel girone, il secondo posto, non metterà un pullman davanti alla porta, ma secondo me costruirà proprio la muraglia cinese in area di rigore. Speriamo di no, perché gli incroci che ci sono poi nelle altre 4 partite del girone, che andiamo un attimo a vedere dove ce le ho qui, eccole qui. Le altre partite del girone poi vedono l'Italia affrontare Malta il 14 ottobre a Bari, l'Inghilterra a Londra il 17 ottobre, 17 e 20 novembre rispettivamente, con la Macedonia a Roma e l'Ucraina nella sede da definire, ancora non si sa dove, però fai 3 punti con Malta sulla carta, poi l'Inghilterra non ti regalerà assolutamente niente, soprattutto lì, anche se sono primi in classifica, ti hanno staccato di tanti punti, ma il dente duole ancora per l'europeo, quindi l'Inghilterra sicuramente non ti regalerà praticamente niente. Te la vai a giocare alla fine all'ultima giornata con l'Ucraina, questo secondo posto, e lo so, è brutto da dire per la caratura della nazionale, per ciò che abbiamo vinto, per la storia che abbiamo fatto e per quello che abbiamo dato al calcio negli anni a livello di nazionale, e adesso ci ritroviamo a dover fare i conti con nazionali minori che vengono in Italia o vai a giocare tu lì e ti mettono alle corde e vincono pure la partita facendoti fare una bruttissima figura. Questo è quanto, ragazzi, speriamo di trovare un filo conduttore quanto prima e che Spalletti riesca a trovare questo filo conduttore. Comunque c'è tempo per lavorare. Lo so che sembra forse un discorso nel quale mi vedete un tantino troppo calmo. I punti in palio ci sono ancora e sono anche abbastanza. Sarà poi nella testa dei giocatori dell'Italia dover fare il massimo per poter portare la maglia agli europei, perché non qualificarsi agli europei da campione in carica sarebbe un punto ancora più basso di quanto è adesso. Allo schifo non c'è mai fine, ragazzi. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere la vostra nei commenti. Ciao.